praticamente da quando ho aperto questo canale che periodicamente qualcuno mi fa la stessa domanda. Qual è questa domanda? La domanda è: ma come si fa a clonare un hard disk? Bene, è arrivato il momento di dare una risposta, ma prima di dare questa risposta cerchiamo di capire a che cosa può servire clonare un hard disk. Clonare un hard disk può servire, ad esempio, nel momento in cui lo spazio sul tuo disco principale è esaurito e hai bisogno di passare a un disco più grande. Acquistando un disco di dimensioni maggiori, tramite la clonazione potrai copiare tutto quanto il contenuto e avviare il tuo computer come se niente fosse dal nuovo disco, guadagnando quindi tantissimo spazio. Un secondo motivo per effettuare una clonazione del proprio disco è quello di effettuare un backup dei dati che ci sono contenuti. In questo modo, se il disco principale si dovesse rompere, allo stesso modo ti sarà possibile inserire il secondo disco e far ripartire il tuo computer come se niente fosse. Oppure ancora può capitare che i nostri dati vengano sequestrati da un malware oppure crittografati da un ransomware, e anche in questo caso, se avremo un backup abbastanza recente, quindi una clonazione abbastanza recente, potremo ripristinarla tranquillamente. Insomma, la clonazione del disco è una cosa estremamente utile ed è anche una cosa che, potendo, conviene fare periodicamente. E allora andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ed eccoci qui. Ti preannuncio che l'operazione di oggi sarà leggermente più complessa del solito, ma non devi assolutamente spaventarti. Come sempre, infatti, andremo ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e nella pagina dei risultati che ci si aprirà, quello che ci interesserà sarà il primo risultato in assoluto, quello che si riferisce al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamoci clic su per aprire il sito. Nella pagina che ci si aprirà dovremo andare in alto sulla voce Downloads e fare clic. A questo punto dovremo scendere un pochino di più del solito nella pagina che ci si aprirà e andare a cercare la voce Macrium Reflect. Ti preannuncio che, come ho scritto, questa versione funziona solo ed esclusivamente su macchine a 64 bit. Facciamo clic sul pulsante File Download per andare a scaricare il nostro file sul computer. Una volta che si sarà scaricato, faremo doppio clic per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene e potremo chiudere il browser alle sue spalle. Facciamo doppio clic sull'unico file contenuto nella cartella che si chiama reflectdlbt e ci si aprirà una prima pagina che in realtà non è quella di installazione del programma, bensì la pagina che serve a scaricare il programma vero e proprio. Quello che ti suggerisco di fare è andare qui su questi tre puntini, cliccarci su e nella finestra che si apre scegliere la voce Desktop. Quindi una volta scelta la voce Desktop facciamo clic su OK per andare a scaricare il vero programma di installazione sul nostro desktop. Facciamo quindi clic sul pulsante Download in basso e attendiamo il termine dell'operazione, che dovrebbe durare solo alcuni secondi. Al termine di questa operazione, come vedi, viene creata sul nostro desktop una nuova cartellina che si chiama appunto Macrium e potremo chiudere la finestra compressa ed andare a cliccare su sì per acconsentire che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Ed eccoci qua nel vero e proprio installer. In questa pagina dovremo cliccare sul pulsante Avanti e ci troviamo nella pagina di installazione vera di Macrium Reflect. Clicchiamo ancora su Avanti e clicchiamo sul pulsante Accetta. Clicchiamo ancora una volta su Avanti e ci verrà chiesto di fornire una chiave che noi al momento non abbiamo, quindi lasciamo spuntato il flag prova 30 giorni e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Avanti. Nella finestra successiva andiamo nuovamente a cliccare sul pulsante Avanti
E qui ci viene richiesto di inserire una nostra email per ottenere un codice di registrazione. Dovremo quindi fornire il nostro indirizzo di posta elettronica e cliccare quindi sul pulsante Ottieni codice. Verrà inviata una mail al nostro indirizzo, potremo cliccare su OK per chiudere questa finestra e dovremo andare a leggere la nostra posta, dove troveremo un codice di registrazione che ci sarà stato spedito. Il codice di registrazione sarà un qualcosa di simile a questo. Ciò che dovremo fare a questo punto sarà selezionarlo, cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere la voce copia, tornare sul nostro file di installazione e incollare il codice appena copiato. Fatto questo, potremo cliccare sul pulsante avanti. Nella pagina successiva lasceremo tutti quanti i flag assolutamente come sono e cliccheremo ancora una volta sul pulsante avanti. A questo punto finalmente potremo cliccare sul pulsante installa ed attendere il termine dell'operazione. Ecco fatto, l'operazione è terminata e possiamo andare a cliccare sul pulsante fine. Ci viene richiesto di riavviare il sistema. Clicchiamo sul pulsante sì per andare a riavviare il nostro computer. Ci vediamo tra un attimo. Ecco fatto, il nostro computer è stato riavviato e a questo punto abbiamo sul desktop l'icona di Macrium Reflect su cui andremo a fare un doppio clic. Ci verrà richiesto di accettare che vengano apportate modifiche al sistema, cosa che appunto accetteremo cliccando sul pulsante sì, e in pochi secondi ci troveremo nella interfaccia principale del nostro software. Possiamo a questo punto scegliere il tema chiaro oppure il tema scuro o altri ancora. A me piace quello chiaro, quindi lascio tutto così e clicco sul pulsante OK e veniamo informati che il periodo di prova di Macrium Reflect dura effettivamente 30 giorni. Quello che vorremmo fare adesso sarà clonare il nostro disco principale, ovvero il disco di sistema, insomma il famosissimo disco C, su un secondo disco. Prima di farlo però dovremo fare alcune precisazioni. Andiamo a dare un'occhiata a come è strutturato il mio computer. Come puoi vedere qui abbiamo due unità disco, l'unità C e poi l'unità E. L'unità C, come detto, è il nostro disco di sistema, quello che vogliamo copiare su un disco vuoto. E mi raccomando, attenzione che sia un disco vuoto, perché tutti gli altri dati eventualmente presenti su questo disco andranno distrutti irrimediabilmente. Il mio disco vuoto è questo disco E. Un occhio particolare va dato alle dimensioni. Il disco C è grosso 79,4 GB. Il disco E è grosso 79,9 GB e questo è estremamente importante perché dovremo accertarci che il nostro disco di destinazione, che è il nome del disco che riceverà i dati, sia maggiore o uguale alle dimensioni del nostro disco sorgente o disco di origine, che sarà il disco da cui i dati vengono copiati. Fatto questo controllo e memorizzato il fatto che il nostro disco di origine, il disco C, e il nostro disco di destinazione è il disco E, possiamo tornare al nostro programma. Quello che ci interessa è effettuare una clonazione di questo disco. Andiamo quindi a cliccare su questo pulsante e ci verrà richiesto appunto, una volta evidenziato automaticamente il disco sorgente, che come vediamo nella quarta partizione è il disco C, di selezionare un disco in cui clonare, che sarà il nostro disco di destinazione. Facciamo quindi un clic qui e andiamo a scegliere, come detto, il nostro volume E. Fatto questo possiamo cliccare sul pulsante avanti e ancora una volta sul pulsante avanti. Ci viene fatto un piccolo riassunto di quello che avverrà. Il disco sorgente è il nostro disco C. Verranno effettuate 4 operazioni che poi sono le copie delle 4 partizioni contenute nel disco C.
Clicchiamo a questo punto sul pulsante Fine, scegliamo Esegui ora questo backup e se lo riteniamo salviamo anche le definizioni come backup XML. Facciamo clic sul pulsante OK e veniamo avvisati per l'ultima volta che tutto il contenuto dell'unità E verrà sovrascritto. Prima di premere Continua facciamo un ultimo controllo. Il disco C contiene questi file e queste cartelle. Il disco E è completamente vuoto. Clicchiamo su Tutti i dati del volume di destinazione saranno sovrascritti, conferma per procedere e clicchiamo sul pulsante Continua. Vediamo che parte un'operazione che durerà un po' di tempo. Ed ecco fatto, la nostra clonazione è terminata, quindi clicchiamo sul pulsante OK per chiudere questa finestra e quindi andiamo a chiudere anche il riassunto cliccando sul pulsante Chiudi. Ma ora ci interesserà capire che cosa è successo sul nostro computer. Torniamo nella finestra questo PC e vediamo che l'unità C e l'unità F adesso sono piene in egual misura, 55 GB occupati sul disco C e 55 sull'unità F. Il disco C conterrà tutti quanti i nostri file di sistema e i nostri file personali esattamente come prima, ma adesso anche il disco F conterrà esattamente gli stessi file. E dopo aver parlato dell'aspetto software, mi sembra doverosa una precisazione per quanto riguarda l'hardware, cioè noi abbiamo parlato della presenza di un disco di destinazione, ma come colleghiamo questo disco di destinazione al computer? Naturalmente una prima ipotesi è quella di collegarlo all'interno del computer come se fosse un disco secondario. Naturalmente questo richiede un minimo di dimestichezza con l'hardware che magari non è alla portata di tutti. Ciò che invece può essere alla portata di tutti è sicuramente l'utilizzo di un disco USB esterno su cui effettuare una copia di sicurezza, ma ancor meglio sarebbe disporre di una docking station esterna USB che può essere acquistata per un prezzo molto ragionevole e che comunque è utilissima da tenere a disposizione. Se naturalmente avrai bisogno di procurarti questo tipo di hardware, ti lascerò nel sito www.gentiluomodigitale.it alla voce hardware tutte le informazioni in merito e naturalmente dei suggerimenti sui prodotti che potrai acquistare anche direttamente su Amazon. E prima di passare alle conclusioni, voglio ringraziare i 2 nuovi abbonati del sito, che sono lo studio Ristori Monaco e Paolo Cavallaro. Vi ringrazio infinitamente ragazzi per il vostro supporto e vi sono infinitamente grato. E detto questo, voglio ringraziare anche te per aver visto questo video fino a questo punto, cosa che sicuramente ti fa onore, e non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!